Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo la lettura. Innanzitutto andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana. Poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, poi l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Troviamo il cuore. Il cuore può essere proprio al centro e al momento la cosa più importante, ma in che senso? Ricordandovi che è una stesura generica, magari al centro sono le questioni personali, le cose che state curando, anche alcune relazioni. Questo è vero, assolutamente sì, però diciamo, vi ricordo che questa carta può avere anche a che fare non solo con l'amore, con l'amicizia, con la famiglia, quindi con le relazioni più importanti, ma anche con il curare, donare attenzione e passione verso un'idea, un progetto, un proposito. Forse questo è il momento giusto per dare maggior energia a quello che vi sta particolarmente a cuore. Bisogna fare attenzione che nel corso della settimana il serpente può arrivare, il serpente a destabilizzarvi un attimino. Ricordo che siccome è una carta di inganno o di falsità, di invidia, di gelosia o in genere un'energia abbastanza altalenante che può portare confusione, meglio concentrarsi sulla propria esperienza, sulla propria saggezza, centrarsi per bene, cercare di essere un po' flessibile, di adattarci e magari forse di aspettarci che alcune cose procedano in un certo modo, poi soprattutto se magari alcune cose tendono un po' a ripetersi. Riguardo a una figura, riguardo a una persona, tendenzialmente vi posso dire che può essere un uomo, però ricordo che è una stesura generica, si può trattare anche di una persona con un carattere molto forte, forse anche egoista, comunque dominante, e altrimenti questa può indicare una vostra energia, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, e cioè, come vi dicevo, subito di non lasciarsi destabilizzare nelle proprie emozioni, nei propri sentimenti, trovare determinazione, trovare coraggio, trovare fiducia e rimanere ben piantati a terra. È vero che può essere un attimino difficile, però magari può darvi una via d'uscita o comunque qualcosa di molto più costruttivo per voi. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci, e quelli di fuoco, e quindi Ariete, Leone e Sagittario. E adesso vediamo l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare e adattare a quello che state cercando come indicazioni e come risposte. Troviamo la ninfea. Effettivamente, come abbiamo visto un po' dalle vostre energie principali, può far riferimento o a delle situazioni dove bisogna ridimensionare le proprie aspettative, e quindi quel sogno impossibile potrebbe essere magari il desiderio di fare un qualcosa, di programmare un certo tipo di viaggio o di idea da realizzare. Non è totalmente negativa, semplicemente ci sta dicendo o di organizzarla come si deve, quindi pianificando tutto nei minimi dettagli, oppure di non aspettarsi che magari alcune cose
possano procedere perfettamente, forse perché non dipendono da voi, oppure ci sono dei contrasti, delle divergenze, dei conflitti. Parlando magari non solo di relazione, appunto amore coppia, può riferirsi anche a un familiare, a un'amicizia, e quindi queste fanno riferimento a un qualcosa che deve essere attenzionato. Forse, magari appunto voi vi aspettate un qualcosa e, non c'è una comunicazione precisa, non c'è comprensione, forse ci sono aspettative diverse, difficili da conciliare, o come vi dicevo proprio situazioni esterne che non permettono. Allora in questo caso magari ridimensionare le proprie aspettative, i propri progetti, e fare dei cambiamenti. Quindi, come abbiamo detto, non è totalmente negativo, ma abbiamo bisogno proprio di essere, diciamo concreti, decisi e chiari, e tutto può risolversi immediatamente. Un po' più difficile il contesto per i single o chi ha una frequentazione in corso, perché ci sono energie altalenanti. Mi viene da dire che se già da un po' di tempo ci sono alti e bassi, prendi e lascia e prendi, insomma, direi, di aspettarsi ancora qualcosa del genere, perché è quello che effettivamente salta fuori. Oppure magari al momento ci sono delle difficoltà dove si possono fare dei progetti, delle idee da realizzare forse anche insieme, e forse lì potrebbe essere un po' difficile. Non mi voglio scoraggiare assolutamente, magari è un impedimento passeggero e quindi poi basta riorganizzarsi, forse anche solo un incontro o il sentirsi, ecco, può saltare qualche progetto in questo senso, però in qualche modo potrebbe risolversi immediatamente. E per chi non ha nessuno, magari c'è un passaggio in cui si sta lasciando andare una vecchia situazione, e allora in realtà con questa carta potrebbe esserci anche un nuovo interesse, quindi forse una persona che può dichiararsi o cercare di attirare la vostra attenzione. E adesso vediamo cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Troviamo il mercante, ecco, questa prima di tutto ci parla di una buona gestione, e poi puoi indicare la strada verso dei buoni propositi, delle proposte, delle offerte, un qualcosa che può essere vantaggioso per aumento, miglioramento delle vostre stesse energie, di un guadagno, di un vantaggio negli affari, o anche proprio la vostra coerenza, partecipazione, determinazione in alcune azioni, in alcuni progetti, può portare dei frutti. Io direi che con queste carte sono favoriti gli impegni che magari sono stati già fissati, o comunque di prepararsi a collaborazioni, intese, cose che devono essere sviluppate successivamente, quindi per prepararsi un nuovo terreno. E in genere per le finanze vogliono dirvi che di sicuro c'è una buona gestione delle situazioni più complesse, però essendoci nuove possibilità magari c'è qualche miglioramento, o c'è un passaggio di tranquillità, di serenità, che sapete non esserci dei grandi scossoni. E positivo anche per chi è in cerca di lavoro, forse una figura, qualcuno che vi può aiutare, o anche le vostre stesse capacità vi possono portare a nuovi colloqui o delle proposte che andranno sicuramente a svilupparsi in un modo non solo diciamo positivo, ma soprattutto costruttivo per voi, per un nuovo inizio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!